In una città del tutto normale, l'aria è oggi carica di tensione. È apparso qualcosa di inusuale, che tosto spaventa bestie e persone. L'essere striscia, lento e silenzioso, e quando lo incontra un passante curioso, viene subito avvolto dalla sua scia, che atterrito lo fa fuggir via, via, via. Nell'aria incombe la sua presenza e tutti, avvertendone la minaccia, si muovono circospetti e con prudenza, non conoscendone origine e faccia. Cosa diffonde un simile sgomento? Un mostro? Un alieno? Uno strano portento? Nulla del genere. È il povero Bruno. Guardatelo. È là, in un angolino. Per quanto cerchi non trova nessuno che abbia il coraggio di stargli vicino. Eppure son buono e ben educato, pensa ingenuamente senza capire il motivo per cui viene isolato. Lui, senza naso, non lo può sentire. Ma ecco che qualcuno si avvicina. Bruno attento, immobile e trepidante, lo sfiora un muso umido, esitante. Ma la sua ritirata è repentina. Quello cerca solo un angolo appartato e trovando Bruno nel luogo consueto, lì accanto si accuccia, trattiene il fiato e l'agognato atto compie lieto. Bruno intanto si appropinqua timoroso e tosto scorge un fatto portentoso. Il cane, forse da lui impietosito, un dono ha lasciato e poi se n'è ito. Che forme, che grazia, oh dolce visione! Nel cuore avverte una forte esplosione, gli mancano l'aere e la favella dinanzi a tale leggiadra donzella. Ma mani nemiche rapiscono l'amata e il sogno d'amore è subito infranto. Addio, dice Bruno con voce spezzata e sconsolato si scioglie in pianto. Ancora scosso per quanto successo, sa che cessata non è la minaccia, la mano raccoglie laddove le piaccia. Così lesto fugge, strisciando sommesso. Sempre più solo, è disposto a tutto, pur di trovare un po' di compagnia. Forse son io che son tanto brutto, riflette scivolando per la via. E gli sovviene un'idea d'eccezione: giocar la carta dell'imitazione. Se son come loro, mi accetteranno. E prova a cambiar forma per vedere, ma ignora qualcosa che tutti sanno. La cacca non può trasformarsi a piacere. Un amico lui brama ardentemente, conquistare assieme, che gli dia aiuto, ma ogni suo approccio, inspiegabilmente, riceve un secco e deciso rifiuto. Tenta e ritenta il povero Bruno di apparire diverso e attraente. Purtroppo però non è convincente e non inganna davvero nessuno. Esercita doti da trasformista, eppure gli sfugge un particolare. Non è certo per come appare alla vista che chiunque incontra vuole scappare. Se cambia la forma, restano lezzo e lo evitano tutti con sommo disprezzo. È sempre più solo, più disperato, l'orgoglio, e non solo, gli han calpestato. E quando di pace c'è uno spiraglio, uno sciame importuno, ahimè lo investe, gli ronzano intorno, sonore e moleste, di scherzi e lazzi ne fanno bersaglio. Gli insetti, si sa, sono sempre insistenti, riescono davvero ad esasperare e si riuniscono ancor più contenti intorno a qualcosa che sentono puzzare. Da queste mosche assai infastidito, Bruno si allontana con gran zelo e mentre bada che non l'abbiano seguito, ode uno strano rumore dal cielo.
Ed ecco che appare, sospeso nel blu, un meraviglioso essere alato, e mentre Bruno lo guarda ammirato, lui lascia qualcosa cadere giù. Bruno osserva in alto, con attenzione, che giunga dal cielo la soluzione, che il suo pianto sia stato ascoltato, è quello l'amico tanto agognato. Ma dopo attimi di trepida attesa, vedendo aumentare la folle discesa, capisce che forse quell'esserino lo attende un ben più crudele destino. E infatti col suolo giunge lo schianto e Bruno sobbalza proprio lì accanto. Quella scena, così violenta e truce, è l'ultima goccia, il colpo finale. L'esasperazione allora lo induce a cercare altrove un luogo più ospitale. Strisciando in cerca del proprio cammino, Bruno si trova in un nuovo ambiente, colori brillanti, un bel temporino, una brezza soffia dolce e avvolgente. Mentre già inizia a gustar questa pace, si accorge di essere stato seguito. Quel solito sciame, molesto e tenace, gli ronza intorno e l'ha già infastidito. Il povero Bruno è ormai circondato, quando accade davvero l'imprevisto. Qualcosa attacca, veloce e non visto, gli insetti odiosi con colpo mirato. Bruno solleva gli occhi timoroso a scorger l'inatteso salvatore. Di gratitudine colmo il suo cuore per quell'eroe d'aspetto curioso. Mentre quello i nemici distrugge, Bruno gli si avvicina con cautela e al veder che lui non urla né fugge, ad averlo come amico già anela. Gli rivolge un timido cenno di invito, se gli presterà attenzione, chi può dirlo? Subito lui non pare aver capito, ma poi, oh gioia, inizia a seguirlo. Così, dell'incontro entrambi contenti, si avviano passeggiando per il sentiero e neanche si accorgono, a dire il vero, che gli altri li guardano sgomenti. Nessuno davvero riesce a capire come quello al suo fianco non stia per svenire, e chi a guardarli troppo si attarda, stordito vien dalla puzza infingarda. Come può sopportare quell'odore? Si chiedono tutti con faccia basita. Lui invece procede con buon umore. Non è che la puzza non l'abbia sentita, ma avere compagnia è per lui più importante. E poi, come dice qualche malpensante, quel piccoletto è un'ottima esca per catturar qualche ghiotta mosca fresca. Certo tutti restano incuriositi ad osservar quella coppia strana. Non s'eran mai visti così uniti, una fetida cacca ed una rana. Ma i due se ne vanno, sereni e incuranti, godendo della reciproca presenza, perché si fanno scoperte interessanti, sapendo guardare oltre l'apparenza. Per Bruno questo è davvero un nuovo inizio. Libero infine dall'altrui giudizio, non si sente più un triste reietto, se non ottiene dagli altri il rispetto. Di fronte a un tramonto di 1000 colori, i due gustano la nuova letizia, sapendo di già, in fondo ai loro cuori, che questo è l'inizio di una bella amicizia.